Ciao e ben ritrovato amico del Buddha e del buddismo, come sempre i ringraziamenti. Sono sempre di più le persone che stanno condividendo i nostri video, sono sempre molti di più i like che riceviamo sia sulla mia pagina Facebook che su quella di Mie Edizioni e veramente vi ringrazio e vi abbraccio tutti. Ma entriamo subito nell'argomento di oggi e voglio entrare cercando, perlomeno provando, a fare con te un piccolo esperimento. Ovunque tu ti trovi, ovunque tu adesso stia ascoltando questo intervento, prova a fermarti un attimo e concentrati, porta la tua attenzione verso te stesso e come se parlassi con un amico, prova a chiederti come stai. Chiamati anche per nome senza paura di incorrere qualche sdoppiamento patologico di personalità. Prova a instaurare davvero un rapporto con te. Ti fermi e chiediti come stai. E aspetta di ascoltare come stai realmente. In quel preciso momento ti renderai conto, facendo questo piccolo esperimento, che tutta la tua realtà circostante svanisce. Perché? Perché in quel momento tu sei davvero presente a te stesso. In quel momento tu veramente stai ascoltando te stesso. E questo piccolo esperimento, perché te l'ho fatto fare? Perché mi porta direttamente, mi fa entrare dalla porta principale per parlarti di questo insegnamento che è l'insegnamento del qui e ora, o più conosciuto come presenza mentale. Vediamo di spiegare un po' questo insegnamento. Noi, per una cattiva abitudine che abbiamo assunto nell'arco della nostra vita, non siamo mai presenti a noi stessi. Perché? Perché siamo dove è la nostra mente. Prova a fare di nuovo questo esperimento. Guarda il posto dove ti trovi. Cerca di renderti conto bene, veramente, di dove sei. Quindi guarda i particolari, se sei sull'autobus, se sei sul tram, se sei a casa, se sei in cucina, se sei in salotto, se sei davanti alla televisione, mi auguro spenta, perché se no non so quanto tu possa riuscire a capire di quello che ti sto dicendo. E cerca davvero di fare in modo che la tua mente sia lì presente. La nostra mente è sempre portata a pensare sia al passato che al futuro, ma mai al presente. Ci preoccupiamo del futuro non conoscendolo, ci preoccupiamo del passato, cosa che non serve più perché è passato. Il momento presente è l'unico momento realmente libero che possiamo avere. È l'unico momento davvero in cui noi abbiamo la possibilità di costruire realmente il nostro futuro. Ad esempio, quando noi mangiamo, raramente ci capita di essere lì a gustare il cibo che stiamo mangiando. Perché? Perché la nostra mente magari sta pensando a che cosa faremo dopo, o magari sta pensando a che cosa è successo prima, o magari sta pensando a qualsiasi altra cosa, ma non è lì. In quel preciso momento, quando noi facciamo questo, in realtà non stiamo mangiando quello che stiamo mangiando, ma stiamo mangiando le preoccupazioni del futuro o le arrabbiature o le preoccupazioni del nostro passato. Capisci cosa sto cercando di dirti? La nostra mente, in Giappone dicono che la mente è come una scimmia che salta da un ramo ad un altro. Ed è realmente così. Se tu riesci veramente ad essere presente a te stesso, ti rendi conto
che la tua realtà assume come se fosse una dimensione diversa e tutto diventa molto più reale. Come ad esempio, per farti un piccolo esempio, l'obiettivo di una macchina fotografica, di una cinepresa, di quello che vuoi, che dal momento in cui tu incominci a sforzarti a fare questo allenamento, quindi quello di essere presente in ogni cosa che fai, si mette a fuoco. È un allenamento che io ti consiglio di fare, piano piano, magari a tratti, e ti renderai conto di quanto questo momento sa nutrirti di che cosa? Di energia, di positività. Perché? Perché nel momento presente non c'è nessuna sofferenza. La sofferenza tu ce l'hai quando? Quando pensi a cosa potrà accadere, quando pensi a quello che è accaduto, insomma, quando la tua mente non è mai dove sei tu. Viviamo la nostra vita distrattamente. Laviamo i piatti e magari pensiamo ai fatti nostri, guardiamo la televisione e pensiamo ad altro, ascoltiamo musica e pensiamo ad altro. Tutto questo ci porta a vivere la nostra vita fuori fuoco e non abbiamo mai un momento per riposare realmente la nostra mente. E siccome come esseri viventi noi siamo menti che camminano, perché per noi la mente è importantissima, siamo sempre portati ad andare dietro alla mente e quindi non viviamo delle vite libere. Tu prova a fare questo esperimento qua che ti ho indicato. Ogni volta che fai qualcosa, fermati un attimo e prova a chiederti dove sono adesso. Stai per esempio, non so, prendendo un accendino, fermati a guardare questo accendino e cerca di ascoltare la sensazione magari che ti dà al tatto, guarda i colori, guarda i particolari, perché guardare i particolari ti aiuta anche molto a precipitare nel momento presente. Ti renderai conto che soltanto facendo questi piccoli esercizi allenerai la tua presenza mentale, vivrai veramente il qui ed ora, e il qui ed ora è il tuo combustibile, è il combustibile per la tua vita. Cerca ogni volta che ti trovi in qualsiasi frangente di vivere a pieno quindi quel momento. E ti ripeto, sia che tu stai camminando, sia che tu sei sull'autobus, sul tram, sul taxi, sull'aereo, ovunque tu sia, in macchina, ovunque tu sia, cerca di sforzarti di essere lì. Questo ti può aiutare, anzi ti aiuta moltissimo, anche durante la tua pratica buddista. Perché? Perché spesso quando si svolge una pratica buddista, così come per altri fattori, si è sempre da un'altra parte. Magari nella pratica buddista si pensa a che cosa potrà portarci questo, si spera, ci si concentra sulla speranza di che cosa ci potrà portare. Ecco, tu prova a concentrarti su quello che stai facendo. Se stai leggendo un sutra, concentrati sul suono che produce la tua voce. Se stai cantando un mantra, concentrati sul suono che produce la tua voce. Stai lì presente, perché quello è realmente l'unico momento libero, è l'unico cibo di cui tu hai seriamente bisogno dal punto di vista spirituale. E siccome lo spirituale si manifesta anche nel fisico, vedi che il conto torna. Se vuoi approfondire questo argomento qua, io ti consiglio un libro che a me ha davvero aiutato tantissimo
all'inizio. È un libro di Thich Nhat Hanh, maestro zen vietnamita, purtroppo ci ha lasciato di recente. Il libro è Il miracolo della presenza mentale. Cercalo, compralo, leggilo e rileggilo e metti in pratica questo grande insegnamento del Buddha. Ciao, a risentirci alla prossima.